Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo il perché, secondo la mia autorevole opinione, che peraltro condivido, Blender è il miglior programma 3D. Quali sono i suoi aspetti positivi, quali sono i suoi aspetti negativi e perché riesce a battere Maya, Cinema 4D, 3ds Max e molti altri software. Prima di tutto è perché è gratis. E voi direte, perché dai, non prendiamoci in giro, lo cracco. Sì, ma non è sempre così semplice craccarlo, perché appunto bisogna vedere sempre dei tutorial su YouTube, eccetera. Ma la cosa più fastidiosa di craccare un programma è proprio che probabilmente non avrai subito l'ultima versione. Infatti Cinema 4D R22, mi sa che siamo arrivati, ancora non c'è un tutorial per poterlo scaricare craccato. Quindi la maggior parte delle persone non può scaricarselo craccato e questo è un grande problema. Mentre qualche tempo fa è uscita la versione di Blender 2.83, mi sembra, che è appena uscita la potevi scaricare e addirittura la potevi anche prescaricare in beta, ma non ve lo consiglio perché poi dà sempre qualche piccolo bug, eccetera. Quindi ricapitolando, Blender lo puoi avere subito perché è gratis, è sempre l'ultima versione, senza aspettare nessun tutorial di come si scarica, perché scrivi su Google Blender, download ed il gioco è fatto. La seconda cosa è la facilità di utilizzo. Adesso, la sincera verità è che io sono molto scettico, o almeno ero molto scettico di Blender perché vengo da Cinema 4D e successivamente Maya. Maya, se non lo sapeste, è considerato il programma 3D più complicato di tutti, in assoluto, perché è proprio veramente complicato. Solo che aprite Maya, dite, no, forse non ce la faccio. Quindi venendo da Maya potete capire che mi sono detto, è un po' un giocattolo questo Blender. Invece studiandolo, seguendo dei corsi online, mi sono reso conto che sì, alla fine è valido, è molto valido, perché prima di tutto ha dei layout per ogni situazione che sono già prefatti e prefatti bene. Cioè in Cinema 4D c'è un pre-layout del motion tracking che non c'è veramente tutto. Mentre sul layout VFX di Blender c'è tutto, c'è motion tracking, c'è la parte dove si importa il video, c'è anche il 3D viewer in alto, c'è veramente tutto e ci sono i layout già fatti, quindi se io voglio fare visual effects o CGI vado ad aprire un nuovo progetto in VFX, o se voglio fare una cosa diversa, solo 3D, allora vado ad aprire il general e così via. Senza parlare delle 1000 shortcut che sono proprio facili, perché per muovere un oggetto basta premere G sta per grab. Per scalare un oggetto basta premere S sta per scala. Per ruotare un oggetto basta premere R sta per ruota. Quindi è molto più intuitivo rispetto a altri programmi come Maya in cui bisognava prendere lo strumento dal menu col mouse, poi portarlo di nuovo sul viewport, spostare l'elemento, eccetera. Perché sì, c'erano delle shortcut di Maya, ma bisognava premere CTRL ALT SHIFT 0 più meno veramente un sacco di pulsanti per fare un'operazione semplicissima. E uno può dire, vabbè sì, le shortcut si possono anche, come si dice, rinominare, cioè si possono anche ricomporre da zero. È vero però quando inizi a studiare un programma non è esigente il fatto che vuoi sempre delle shortcut facili da ricordare e soprattutto corte. Perché sì, uno se le può modificare, ma non gli viene la voglia di modificarselo se poi ha già una memoria mentale che gli fa fare delle operazioni che sì sono più lunghe, ma ormai quella è la memoria ed è molto difficile cambiare abitudine. Il terzo motivo è che, forse questo potrebbe sconsolarvi un po', ma in Italia praticamente il mondo del VFX, del CGI praticamente non esiste. L'ultimo film è stato quello con l'attore napoletano che non mi ricordo, ve lo scrivo qua. Il film si chiamava tipo Il più bel giorno della mia vita. C'erano un po' di effetti speciali, sì, ma come mi immaginavo sono stati fatti da una casa produttrice non del tutto italiana, che uno studente di CGI potrebbe dire mi scarico Maya, mi scarico Houdini, mi scarico Avid Media Composer, perché sono i programmi più utilizzati nell'industria del VFX. Avete ragione, ma in Italia non esiste un'industria del VFX. È come se viveste a una metropoli prevalentemente pianeggiante, come può essere Milano, e dite,
per passeggiare, per andare da un posto all'altro mi compro la mountain bike. Sì, puoi comprarti la mountain bike, ma se le strade sono pianeggianti, perché? Perché avere una bici tanto pesante? Se poi non hai una collina da scalare o uno sterrato su cui scorrazzare sopra. Quindi è inutile studiare un software difficile come Maya per poi scoprire che in realtà non potreste mai lavorare in Italia come VFX artist perché appunto non esiste in Italia una cosa del genere. Adesso vi svelo un piccolo segreto che molti di voi già sapranno, ma qualcuno potrebbe dire, sempre parlando di Maya è il programma più utilizzato in assoluto per comporre VFX. VFX e CGI, ok? Nell'industria, quindi Disney, eccetera, Marvel, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è proprio così. Cioè, non è il migliore programma, è solo quello più utilizzato e vi spiego anche perché. Dal 1998 è uscito Jurassic Park, ok? Jurassic Park ha usato Maya per fare le sue composizioni in computer grafica, CGI, no? E allora tutte le altre industrie hanno detto: ci piace questo programma, lo prendiamo anche noi e ci iniziamo a lavorare su. Facciamo studiare a tutti i nostri dipendenti come funziona questo programma, come usarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ora, a distanza di più di 21 anni, ci sono ancora quelle industrie, tipo la stessa industria che ha prodotto Jurassic Park, che usa Maya, ma non perché sia il migliore programma, ma perché è solamente quello con cui hanno iniziato. Ritornando all'esempio della bicicletta, non so perché oggi c'è in testa le biciclette. Allora voi avete una bella bici che è fluida, è bella, ma soprattutto che la sapete guidare. Sapete guidare, sapete ogni singolo componente, come si comporta, come è fatto. E ormai avete studiato come funziona quella bici. Se non vi serve una reale necessità per comprare un'altra bici, probabilmente là fuori c'è una bici migliore, più bella, più facile, più versatile, meno costosa. Ormai ci avete la vostra. Ci avete la vostra che funziona benissimo, che è comunque una bici di tutto rispetto, anche se peggiore di quella là, che costa poco, peggiore di quella bellissima bici là fuori, ma ormai ci avete questa, è inutile che vi comprate quell'altra. E questo praticamente è il nocciolo, cioè se le industrie hanno Maya, gli costerebbe un sacco di soldi passare a Blender, passare a Cinema 4D. Un altro motivo per cui Blender è il migliore in assoluto perché è tutto, cioè con Blender si può fare tutto. Video editing, le composizioni in CGI, quindi filmate con il tuo telefono, poi ci metti il modello 3D, le luci, eccetera. Ma non solo. Una volta fatto questo, puoi anche fare la composizione su Blender e l'esportazione in formato video di quella clip CGI. Quindi diciamo è un programma cosiddetto start to finish, cioè prendi la tua idea e la fai uscire direttamente da Blender, senza passare per After Effects, senza passare per non lo so, PF Track per tracciare il movimento, senza passare per nient'altro che Blender. Beh, vabbè, diciamo che questi in realtà non me li sono scritti, questi sono i motivi per cui Blender è veramente un buon programma e sì, posso dirvi che secondo me è il migliore. Volevo dirvi che mettere mi piace e iscrivervi non vi costa niente, cioè proprio ci mettete meno di un secondo, quindi perché no? Ciao!